Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia. Andiamo a vedere come sarà quest'anno, anno 2025 per te. Facciamo questo viaggio insieme con la descrizione di tutte le 12 case astrologiche e vediamo qual è il postulato essenziale per ogni casa astrologica della tua evoluzione quest'anno. Quindi analizzeremo dalla prima alla 12ª per vedere tutte le aree, tutti gli aspetti della tua vita, quali sono i postulati essenziali. E vi faccio sempre le mie raccomandazioni, quelle di studiare i contenuti della mia playlist L'arte sciamanica per praticare la magia consapevole e realizzare il vostro capolavoro di vita. Detto questo, partiamo subito con la prima casa. La prima casa è la casa del tuo io interiore e dell'ascendente e vediamo come sta l'energia per te in questa prima casa quest'anno. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, come sta l'energia nella prima casa quest'anno, 2025? L'energia nella prima casa. Gentness, beh, questa è una carta bellissima, ti vedo molto in equilibrio con, come se stessi per vivere una nuova primavera della tua vita. E questa è la carta della gentilezza, no? Ti vedo approcciarti alla vita e al mondo con quella forma di delicatezza nobile che solo le grandi anime sanno fare. Non mi ricordo chi lo diceva, se era Socrate, Platone, non mi sto ricordando, uno dei grandi, di approcciarsi all'altro sempre con gentilezza perché non sai mai l'inferno che l'altro sta vivendo al suo interno e quindi avere sempre un approccio rispettoso e gentile nei confronti dell'altra persona, delle altre persone, della natura. Ti vedo con un approccio bellissimo, magico nei confronti della vita e così tu ti esprimerai anche quest'anno, avrai quell'eleganza dell'anima tipica della bilancia che poi è dominata anche da Venere, dove porterai bellezza, sarai bellissima quest'anno, bellissimo. La tua bellezza ha a che fare con l'amore. L'amore è bellezza in natura, tutto quello che tu in natura vedi come bellezza, perché vedi bellezza in natura, significa amore, perché la bellezza e l'amore sono due facce della stessa medaglia, significa darsi. Io vedo che ti darai al mondo con una profonda gentilezza e un animo molto profondo e bellissimo da portare amore al mondo. Quasi fatato, è una bellissima carta sull'ascendente, eh? Ti vedranno così, perché l'ascendente è anche come ti mostri al mondo, come ti vedono gli altri, con questa delicatezza e questa forma di saper portare bellezza. Incredibile, stupendo veramente. Vediamo da quale archetipo è accompagnata questa casa. Prima casa, casa dell'ascendente, per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. La Samaritana, sì, questa è una carta bellissima che ti dice la buona Samaritana, no? Cioè ti approccerai al mondo con profonda nobiltà d'animo e gentilezza e questo sarà la tua aurea per tutto quest'anno. Perfezionamento delle tue capacità per aiutare quelli che anche preferiresti ignorare, cioè come se mi dicessero ti approccerai alle persone, anche quelle che hai ignorato o hai potuto ignorare con profonda, perché ignoriamo qualcuno? O perché ci ha fatto un torto, perché ci ha fatto male, o perché comunque non abbiamo, magari possiamo nutrire sentimenti un po' di rivalsa, di vendetta, tra virgolette. Ok, qua no. Tu quest'anno farai uno switch. Ti approccerai all'altro come te stesso. Ti approccerai all'altra persona come facenti parte di un'unica anima, perché così siamo, come vi ho spiegato in tutti i video di Magia Pratica, vi spiego bene nel video Magia Pratica 9, come siamo tutti esseri multidimensionali che coesistiamo gli uni negli altri, siamo la proiezione l'uno dell'altra e porterai anche proprio guarigione e bellezza agli altri, anche a quelli che ignoravi prima, anche a persone che avresti ignorato prima. È una bellissima carta, bellissimo veramente.
Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito ehm, a questa energia per te quest'anno. Allora, bilancia, prima casa, cosa mi raccontano i tarocchi in merito a questo? Prima casa, asso di spade, regina di denari, 8 di denari, grande successo in ambito lavorativo. Questo tuo modo di essere, anche approcciarti a chi non ti saresti approcciata o approcciato prima, porterà un grande successo nell'ambito lavorativo. Il lavoro poi lo vediamo nella sesta casa, però vedo che ci sono anche nuove opportunità lavorative, perché ho delle cose a livello lavorativo dove sei vista o sei visto con grande pragmatismo, gentilezza, grandi risorse umane. Ti vedo avere delle risorse verso l'altro. Qua ti vedo impegnata sul lavoro, ottenendo dei tuoi successi per ciò che farai con passione. Nella prima casa quindi mi parlano di successo lavorativo, chiaro. Poi lo vediamo nella sesta casa, perché qua me lo marcano così. E soprattutto per questo tuo modo di essere, di portare bellezza in quello che fai. Bellissimo, bellissimo. E adesso andiamo a vedere la seconda casa. Allora, la seconda casa astrologica è la casa dell'economia per eccellenza, è anche la casa del valore. Anche l'economia, il denaro che ti spetta, o anche il valore, come tu dai valore alle cose, a cosa tu dai valore, i nostri beni, anche i nostri possedimenti. Vediamo un po' come sta l'energia in questa seconda casa per te quest'anno. Come sta l'energia nella seconda casa? Bilancia. Come sta l'energia nella seconda casa? Bilancia. Guida spirituale. Tu darai valore a tutto ciò che ha a che fare con la spiritualità, intesa spirito e materia non sono distinti l'uno dall'altra. La guida spirituale, molti di voi sono delle guide spirituali, anche di fatto, o potreste esserlo quest'anno, mi dice questa seconda casa, e quindi per quanto riguarda la casa del valore dell'economia potrei prendere anche delle risorse economiche importanti adempiendo a questo ruolo, questo scopo della guida spirituale, che può essere anche un supporto, quindi magari decidere di farlo come professione o avere già questa professione o fare un secondo lavoro di supporto al prossimo, questo ti potrà garantire delle entrate importanti, questo della guida spirituale. Rispetto al valore che dai alle cose, darai valore alla materia quale espressione dello spirito, e questo è il postulato essenziale, no? Vedere tutto distinto ma non separato. Bellissima carta, vediamo da quale archetipo è accompagnata la casa del valore, la casa dell'economia. Casa dell'economia, seconda casa, per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. Qual è l'archetipo che accompagna la guida spirituale? L'amante, l'amante. Un'enorme passione e devozione, un apprezzamento senza limiti rispetto a qualcuno o a una causa o a qualcosa. Guarda, io vedo che sarai innamorata del lavoro di guida spirituale che farai. Molti di voi o molti di voi sono guide spirituali, lo so perché che fanno parte della mia scuola iniziatica. E io dico sempre che il denaro è un effetto collaterale di ciò che fai con passione. E qua vedo che c'è una forte passione nel fare da guida e ci sarà un apprezzamento senza limiti da parte tua rispetto a questo tuo darti a una missione, a questa causa qui, generando entrate, perché è nella casa dell'economia, ok? Mi parlano in modo marcato di questo, in modo marcato mi parlano di questo.
magari lo fate come secondo lavoro, non lo so, però mi parlano in modo marcato di questo. Vediamo cosa ci raccontano adesso i tarocchi, che ci aggiungeranno altre cose, anche più pragmatiche. Seconda casa, questo è il postulato essenziale di quest'anno, no? Come guida. Vediamo nella pratica cosa accade nella realtà fenomenica per te, seconda casa. E ti dico che facendo questo verrai molto apprezzata o apprezzato, e per questo generando entrate anche di natura economica. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito alla seconda casa per te, Bilancia. 5 di coppe, il diavolo, il 10 di bastoni. Forse ci può essere un po' di stress riguardante a delle cose che vuoi ottenere a livello economico. Regina di bastoni, ma poi ti riprendi il potere. Qua ci sono delle cose che vuoi ottenere, delle cose che vuoi ottenere. Il diavolo mi parla di quello che vuoi ottenere. 5 di coppe, di un po' di stress, di malestare rispetto a queste cose che vuoi ottenere. E il 10 di bastoni, di una situazione un po' pesante che però giunge al limite. Non lo so, che cos'è che tu vuoi ottenere a tutti i costi qua in ambito economico? C'è qualcosa che vuoi ottenere che genera un po' di stress, una stanchezza. Allora, mi sta arrivando forte questo. Per molti di voi che avete voluto ottenere determinati riconoscimenti anche economici in una situazione particolare e che ha generato sconfitta, sensazione un po' di tristezza, queste situazioni giungono al termine. Per molti di voi fate un lavoro diverso che ha a che fare con questo. Perché laddove la mente razionale vi spinge, il diavolo, nell'ottenere alcune cose secondo un concetto, una morale comune, no? Cioè tipo devi diventare imprenditore o devi diventare imprenditrice, o meglio se fai il medico, meglio se fai quell'altro, così il posto fisso, cioè qualcosa che, sto facendo degli esempi per farti capire, qualcosa a cui che tu pensavi dover fare per forza per ottenere dei risultati economici, questa cosa ti stanca perché ti ha dato più problemi che altro. Ecco perché mettono guida spirituale, ottieni denaro se fai qualcosa verso gli altri, questo mi stanno dicendo. Perché 10 di bastoni? Asso di bastoni. Guarda, qua ti arriva un'intuizione, molti di voi lasciano cadere una situazione per iniziare una nuova opportunità. Asso di bastoni. No, a 4 di coppe, perché ti annoia questa situazione qui, hai malcontento. Sì, è come se cambiassi un po' proprio mente, andando verso una mente trascendente. E cosa genera questo asso di bastoni nell'economia? Vediamo se mi rispondono. Nell'economia, questa opportunità, cosa genera? L'imperatore? Eh sì, 8 di bastoni. E il 6 di coppe, chiaro, questo genera, questa nuova opportunità in economia, o questo nuovo approccio che avrai, genererà tanta stabilità all'imperatore e l'energia inizia a fluire, anche comunicazioni verso una felicità autentica, 6 di coppe, d'accordo? Ok, quindi ragazzi miei e ragazzi, adesso passiamo alla terza casa. Allora, la terza casa è la casa dei viaggi brevi, degli studi, degli interessi personali, anche dei rapporti con i fratelli, con i coetanei e anche ciò di cui facciamo esperienza nell'immediato intorno, nell'immediato ambiente. Andiamo a vedere come sta messa per te l'energia nella terza casa. Come sta messa l'energia nella terza casa per te? Come sta messa l'energia nella terza casa per te? Bilancia. La creatività, vedo che farai degli studi che alimentano la tua creatività, degli studi, magari anche degli studi, non lo so, studi o comunque sia ti impegnerai in qualcosa che ha a che fare con la creatività, magari interessi personali, sarai creativa o creativo, questo genera intuizioni, percezioni, quindi anche nei tuoi studi o negli interessi personali tutto ciò che riguarda la creatività, ok? Vediamo un po' qual è l'archetipo su questa terza casa, che accompagna questa terza casa, per te Bilancia.
La madre, pazienza, amore incondizionato, allegria nel dare la vita. Se sei madre o se hai dei figli, vedo che infatti la terza casa è la casa del tuo intorno, no? Sarai molto creativa, molto creativo nel dare, nel generare l'entusiasmo per la vita nelle altre persone. Ehm, per quanto riguarda i viaggi brevi, potresti fare dei viaggi brevi in qualità, se sei mamma o papà, in qualità di mamma che va a trovare i figli. Per quanto comunque lo vediamo con i tarocchi, per quanto riguarda invece la terza casa che mi parla proprio degli interessi personali, gli interessi personali o gli studi che farai saranno volti a, a generare molta allegria in te, grazie agli studi creativi, molta allegria in te, a generare degli studi, a darti degli studi, gli studi che farai saranno relativi a una grande creatività, cioè ti svilupperanno grande creatività e soprattutto riguardo agli interessi personali, non farai qualcosa che ha a che fare con delle aspettative, lo farai per il gusto di farlo. È qualcosa che ti divertirà molto e nutrirà la parte più profonda di te, la madre, anche la natura, la grande madre, no? E quindi anche degli studi relativi o degli interessi personali relativi al contatto con la tua parte più profonda del dare, il nutrimento, ti nutrirai, la madre è il nutrimento, farà degli studi creativi che nutriranno il tuo femminile, anche se sei uomo, eh. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla terza casa, cosa ci aggiungono. Cosa ci aggiungono la terza casa? Il 7 di spade, 9 di denari, 6 di spade. Farai dei viaggi brevi per lavoro. Farai dei viaggi brevi per lavoro, 9 di denari, 6 di spade, che riguardano proprio la tua autonomia personale, la tua soddisfazione personale. La papessa, anche studi esoterici per molti di voi. Comunque i viaggi brevi assolutamente sì, relativi a quello che per te è lavoro, benessere personale. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla quarta casa. Allora, la quarta casa è la casa, della famiglia, anche della famiglia d'origine, anche della volontà di creare tu una famiglia, anche i tuoi bisogni emotivi, anche i possedimenti immobiliari, anche i cambi di residenza e sono anche la quarta casa i debiti karmici ereditati dagli antenati. Va bene? Vediamo come sta l'energia per te in questa quarta casa. Bilancia, quarta casa, come sta l'energia in questa quarta casa? Come sta l'energia nella quarta casa? Bilancia. Wisdom, che significa saggezza, saggezza. Guarda, per quanto riguarda tu sarai per la tua famiglia, sei quindi la famiglia tua, o la famiglia d'origine, la famiglia che hai creato, sarai la saggezza. Cos'è la saggezza? La saggezza è colei che, o colui, che ha preso dalla sua vita e ha preso la necessità di guardare nella profondità e farsi dettare i passi da seguire dal proprio intuito. Quindi qua mi parlano della saggezza. Io ti dico che i tuoi bisogni emotivi saranno colmati da una profonda saggezza che c'è in te. Ti vedo molto matura o molto maturo, avendo raggiunto una cosiddetta adultità animica per quanto riguarda la famiglia. Adultità animica cosa vuol dire? Adultità animica significa prendersi la responsabilità di chi si è, di essersi incarnati in una certa famiglia, la responsabilità di aver creato una certa famiglia e guardare tutto da un'altra prospettiva. Il gufo è un animale totem, come vi ho spiegato nella favola di potere che potete trovare nella mia playlist L'arte sciamanica.
Il gufo è... Quando il gufo apre gli occhi, per il gufo è giorno, è un animale della notte, un animale notturno. Quando il gufo apre gli occhi noi li chiudiamo, andiamo a letto la notte, è una realtà ribaltata e quindi avrai una visione ribaltata, cioè una visione controcorrente rispetto al concetto della famiglia, avendo molta saggezza nel saper elargire ciò che dirai e, e avendo appreso grande saggezza dai tuoi antenati. Vediamo cosa ci aggiungono, qual è l'archetipo della quarta casa per te. Quarta casa, bilancia. Il Sanador, si sono sanate dei debiti karmici familiari. Questo è l'anno in cui sani dei debiti karmici familiari, la sanazione. Prenderai molta saggezza da questo. Passione per servire gli altri, restaurando il corpo, la mente e lo spirito, capacità per aiutare a trasformare il dolore in sanazione. Se ci sono state delle famiglie difficili o con delle difficoltà o aventi difficoltà in famiglia, questo è l'anno in cui tu apprenderai molta saggezza da quelle difficoltà e anche dalla famiglia d'origine, oltre alla famiglia in cui tu puoi vivere in questo momento. C'è la sanazione delle dinamiche familiari e apprendendo molta saggezza, ringraziando le dinamiche anche difficili familiari che hai potuto avere, perché tu questo è l'anno in cui sani il corpo, la mente e lo spirito, grazie a quelle dinamiche familiari che hai avuto nella tua famiglia d'origine oppure nella famiglia che hai creato. Molti di voi che non hanno creato una famiglia propria magari e avevano degli spiriti perturbati dei loro antenati, questo è l'anno in cui vengono pacificati quegli spiriti, mi dicono. Ok? Gran parte di quegli spiriti. E vi sentirete anche magari più libere nel poter creare una vostra famiglia se lo desiderate. Fammi vedere cosa dicono i tarocchi per avere una visione fattiva delle cose. Nella vostra famiglia ci può anche essere una persona che vi aiuta nella realizzazione di un benessere di corpo, mente e spirito, una persona molto saggia all'interno della vostra famiglia. Vediamo cosa ci dicono, cosa ci aggiungono i tarocchi. Sì, 10 di coppe la famiglia, 2 di coppe, wow, 8 di denari. Io vi vedo creare una splendida famiglia con la persona che amate, 2 di coppe. Vi vedo entrambi voler far funzionare delle cose. L'amore lo vediamo nella settima casa, però io qua vedo che c'è un'unione familiare bellissima, lo sforzo e la volontà di darsi l'uno con l'altra, l'uno con l'altro, l'una con l'altra, insomma. E vedo una famiglia unita, quarta casa bellissima per te, si scioglie un karma familiare perché c'è molta saggezza che viene appresa grazie a quel karma. Io qua vedo felicità, famiglia, 2 di coppe, l'amore condiviso e l'8 di denari, lo sforzo, la volontà di far funzionare le cose. Quarta casa bellissima, molti di voi creeranno una famiglia quest'anno con una persona a te destinata. Bellissima, bellissima casa, veramente. E adesso andiamo a vedere la quinta casa. Allora, la quinta casa è la casa della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, anche dei figli e delle figlie. È la casa della che esprime la gioia di vivere. Anche il modo di vivere la sessualità a volte è questa casa, no? E anche il modo di educare i figli e la voglia di vivere la vitalità per eccellenza. Andiamo a vedere come sta la quinta casa, l'energia di questa quinta casa per te. Bilancia, anno 2025, come sta l'energia per te nella quinta casa? Della creatività, gli svaghi, il divertimento, i figli, le figlie. Come sta l'energia nella quinta casa per te? Silenzio. Silenzio, mi pare, c'è silenzio. Possibile che si vivano un po' dei momenti creativi intimi propri senza poterli esprimere.
Cioè vedo che possiamo iniziare un po' l'anno con un po' di energia bassa con la carta di silenzio. Oppure il tema, oppure c'è silenzio con i vostri figli? Oppure c'è silenzio per quanto riguarda l'argomento figli? Fammi vedere qual è l'archetipo. Quinta casa per la bilancia. Qual è l'energia della quinta casa quest'anno, 2025? Cuentacuentos, abilità per esprimere la vita attraverso forme e simboli. Guarda, da un silenzio c'è una situazione qua di parole, di attività. Questa è una carta statica, questa è una carta dinamica. Mi dice che passiamo da una situazione statica, laddove magari non avevamo tanta gioia, la voglia di vivere, no? Quella che dà la quinta casa, a una situazione passiamo dove ci sarà tutto l'opposto. Vitalità, gioia di vivere. Passiamo da un momento di incubazione, un po' così, un po' di gestazione, a un'esplosione di vitalità. Quindi in una parte dell'anno, i primi periodi dell'anno, vedo un po' più di ritirarsi, no? Che un po' come l'inverno, un po' essere sotto la neve, quindi un po' più di ritiro. E poi c'è una sferzata di energia e voglia e gioia di vivere. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. La voglia di esplorare, di fare cose, ti vedo, è proprio un estremo opposto. Vediamo cosa mi raccontano in merito i tarocchi sulla quinta casa. Bilancia. Sì, 4 di spade. Il primo periodo dell'anno è un po' di riposo, relax, silenzio. 2 di spade. E infatti, regina dei bastoni, te l'ho detto, guarda come si parlano. Vedo una prima parte dell'anno dove c'è un po' più di introspezione. Quindi rispetto alla gioia di vivere è un po' più, preferisco riposare, adesso me la godo, diciamo, con me medesima, con me medesimo, perché devo prendere delle decisioni rispetto a degli aspetti della mia vita. Poi alla fine la regina di bastoni mi parla del fatto che hai un'esplosione di energia, soprattutto da metà anno in poi, un'esplosione di energia totale che ti permette di sentire la magia proprio che ti incarna. È come se fosse un momento di gestazione e poi l'esplosione, no? E per quanto riguarda qua, rispetto ai figli, anche se sei in età, se vuoi avere dei figli, io vedo che ci possono essere un po' di problematiche all'inizio dell'anno, però dopo c'è un'esplosione di energia con le regine di bastoni ed è tutto favorevole, quindi soprattutto nei mesi estivi, un'esplosione di energia è molto favorevole e predisposta anche a dare la vita in tal senso. Per quanto riguarda invece se c'è silenzio con i vostri figli e voi dovete prendere una decisione o delle situazioni un po' criptiche, vedo che prenderete delle decisioni da metà anno in poi, sentendovi nel pieno potere. Quindi diciamo c'è una parte dell'anno in cui c'è un po' di gestazione e poi io valgo, io so quello che devo fare, sono piena del mio potere, mi rimetto in gioco, riparte tutto, ok? Ok, andiamo a vedere adesso la sesta casa. Allora, la sesta casa è la casa del lavoro e della salute. Quindi andiamo a vedere come sta l'energia qui per te quest'anno 2025. Casa del lavoro e della salute, bilancia 2025. Come sta l'energia in questa casa? Come sta l'energia in questa casa? Lavoro e salute. Il mondo. Mi può parlare di viaggi di lavoro con il mondo? L'avevamo già visto nei viaggi brevi comunque. Il mondo mi parla anche del completamento di un ciclo, l'inizio di un nuovo ciclo di vitalità, di salute, anche un nuovo ciclo di lavoro. Vediamo da che archetipo è accompagnato questa casa.
Sesta casa, bilancia. Poeta. Esprimi la vita interiore, esprimi la visione interiore dell'anima attraverso il linguaggio simbolico. Guarda, allora, queste sono carte molto belle in questa casa perché mi stanno parlando del fatto che tu vedrai l'aspetto, per esempio, più mistico della vita come un qualcosa da scoprire per portare guarigione anche al tuo corpo. Cioè l'aspetto invisibile della vita, come vi dico sempre, no? Come dicono i buddisti, noi siamo viventi e morenti simultaneamente. Cosa vuol dire? Abbiamo sia la parte visibile che la parte invisibile. Allora tu prenderai forza, vitalità e vigore aprendo una nuova tappa della tua salute quest'anno grazie alla connessione con la parte invisibile di te, che come vi insegno sempre è il vostro sposo celeste o sposa celeste, spirito guida, angelo custode. Quindi a livello proprio di salute, come vi dico sempre, la salvezza è quello a cui dobbiamo aspirare. La salute contiene anche la salvezza. Scusami, la salute è contenuta anche nella salvezza, ma un aspetto secondario. E quindi qua è come se l'anima ti comunicasse delle cose e tu traessi giovamento grazie alla comunicazione con la tua anima, dando supporto, vigore e vitalità anche al tuo corpo. Qua mi dice anche che l'anima ti comunicherà quest'anno, quando se dovesse venirti non lo so, un'escoriazione, un qualcosa tipo un brufolo o una somatizzazione, ti dice di una somatizzazione di una disarmonia psicospirituale, ok? Tipo mi viene l'influenza, mi viene il torcicollo, mi viene quella cosa, mi viene quest'altra cosa. Qualsiasi cosa ti venga, ti dicono, l'approccio è vedere tutto come un qualcosa che l'anima ti sta mandando affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza creativa. Cosa vuol dire? Quando noi abbiamo un sintomo, una patologia o qualcosa, la misura, il fatto che ti arriva quella cosa, significa che l'adempimento spirituale di quella cosa è stato già raggiunto, perché si manifesta sul piano fisico con una forma di sintomatologia. Ogni sintomatologia ti sta portando un potere, se tu lo accogli in quanto tale e non vedi come male quello che giudichiamo malattia. Quindi ti sta dicendo l'anima ti metterà davanti, ti farà magari arrivare una somatizzazione di qualcosa, di qualsiasi cosa sia, anche se sia un brufolo, un graffietto, qualsiasi cosa. Devi attraverso quello vedere l'anima che ti parla. Perché questo è il mondo, il nuovo approccio alla vita in tal senso. Come vi dico sempre, la spiritualità è un empirismo radicale, vivere la vostra vita come fosse un'esperienza spirituale ogni secondo. Ok. Per quanto riguarda invece il lavoro, è possibile che molti di voi facciano dei viaggi magari scrivete, siete degli scrittori, dei poeti, potete fare dei viaggi per lavoro che hanno a che fare con questo tipo di lavoro. Cioè esprimete quello che avete dentro attraverso il linguaggio simbolico, potete fare anche i musicisti, gli artisti. Per molti di voi che hanno questa attitudine è ben predisposta. Anche come un secondo lavoro, magari iniziate a scrivere poesie tramite internet, il mondo è anche internet e questo può portare giovamento alla vostra anima, alla vostra psiche. Ok, vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito sulla sesta casa. Sesta casa per la bilancia, 4 di spade, 5 di spade, 5 di coppe. Allora mi confermano che quest'anno ci possono essere un po' di somatizzazioni sul profilo fisico di alcune disarmonie psichiche o spirituali, che poi è la stessa cosa. Mi dicono che per quanto riguarda, qua c'è il 4 di spade, colei che sta a letto, che magari non sai che cosa è, ok, 5 di coppe, mi dicono che tu vivrai quest'anno e ne esci vittoriosa elaborando la ferita della dea dell'abbandono.
Quando noi reprimiamo queste forze e le occultiamo, allora quello che ci arriva è sofferenza. Invece, siccome come vi insegno sempre, tutte le emozioni sono dei, allora tu quest'anno stai per vivere un momento di salto quantico con il mondo e riuscirai a vedere magari delle somatizzazioni a livello fisico di una situazione mentale, 5 di spade, che ti dà un po' di angoscia, 5 di coppe, la vivrai in una forma simbolica. Vedrai il senso dell'abbandono, il senso della tristezza come una dea o come un dio e non più come qualcosa di oggettivo separato da te. Non è più qualcuno mi fa qualcosa e mi viene la tristezza, no. Come vi dico sempre, le emozioni arrivano prima perché sono dei e poi arriva l'evento che te le scatena per farti fare l'esperienza. Bene. Qua ci sono a livello fisico delle cose che sperimenterai in tal senso, attraverso le quali tu potrai avere una grande forza, un grande impatto di potenza, aprendo un nuovo ciclo della tua vita, traendo forza da questa sintomatologia. E potrai anche fare dei viaggi con il mondo, degli spostamenti che hanno a che fare con il tuo benessere personale. Sì, che viene dopo il 5 di coppe? Il mondo di nuovo, assolutamente sì. Ci possono essere dei viaggi, ma anche delle costellazioni familiari, io credo che tu possa fare quest'anno, o lettura di registri akashici, magari perché mi parlano dell'anima qui, magari ti sposti per andare da un maestro, uno specialista che fa queste cose. Il mondo due volte mi parla di spostamenti legati a questo per la tua salute psicofisica. E per alcuni di voi sul lavoro con il mondo vedo che c'è un fermo lavorativo e un inizio di un nuovo lavoro o qualcosa di nuovo sul piano lavorativo. Abbiamo visto che il lavoro va benissimo nella prima casa e infatti qua si chiude una tappa relativa a un vecchio status di lavoro. Non so di cosa si tratta perché siamo a migliaia, ragazze mie, quindi poi mi farete sapere, ok? Ok, detto questo, passiamo adesso alla settima casa. Allora, la settima casa è la casa dell'amore, delle relazioni, dei matrimoni, delle unioni stabili. Andiamo a vedere come sta messa l'energia per te nella casa dell'amore. Settima casa. Bilancia, come sta messa l'energia nella settima casa per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia nell'anno 2025? Come sta messa l'energia nella settima casa? Amore, vediamo quest'anno. Re Artù. Qua abbiamo una persona che ti vuole conquistare. Re Artù è una persona come se fosse un po' l'imperatore, il re, cioè con la quale si può avere una relazione stabile. Qualcuno che vuole conquistarti, qualcuno, anche se sei uomo o donna, insomma, ribalta il concetto, eh. Qua abbiamo una persona che ha le idee chiare e vuole lottare per la connessione con te. Abbiamo proprio Re Artù. Abbiamo lui in prima linea, anche se sei una donna, lui in prima linea come persona che sa quello che deve fare. Caspiterina. Andiamo a vedere un po' che energia porta ancora la settima casa per te. Che energia c'è nella settima casa per te, bilancia? Ritirarsi. Allora, o c'è una persona che si vuole ritirare con te, vuole conquistarti, ritirarsi, e una carta che mi parla o c'è stato un ritiro da parte tua ultimamente, essendo stata magari o stato un po' più ritirata in te stessa, ritirato in te stesso. Se abbiamo vissuto una condizione di essere ritirati un po' in noi stessi, qua c'è una persona che vuole invece conquistare. Vediamo qual è l'archetipo che domina questa casa per te. Settima casa, bilancia, anno 2025. Eh sì, c'è la sanazione. Qua c'è una persona che vuole qualcosa di importante, il sanador arriva, no? Se abbiamo avuto una situazione un po' a livello emozionale di essere ritirati noi stessi, non c'era nessuno, oppure una situazione di ritiro, un po' più introspettiva, insomma. Qua c'è la sanazione della tua settima casa, della casa delle relazioni, sì.
E qua ci sarà una persona che vuole darti molto, risanando il tuo corpo, mente e il tuo spirito, trasforma il dolore in sanazione. Se abbiamo vissuto di momenti dolori emozionali, no, che hanno portato a una certa consapevolezza, qua c'è una persona che arriva di punto in bianco, tutta bella sistemata, lavata con perlana, diciamo. Magari non è lavata. Sì, questo mi dicono. Ok, vediamo che cosa ci dicono i tarocchi in merito rispetto a questo Re Artù. Perché il Re Artù mi simboleggia una persona che vuole un'unione stabile. Vediamo un po'. Settima casa, casa dell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. Anno 2025. Mi stanno uscendo tutte le carte, no? Ne voglio una alla volta. Vediamo. Due di spade, eccolo, paggio di coppe e il 3 di denari. Assolutamente qua quest'anno tu avrai una persona con la quale costruire. Il 3 di denari è anche la casa del matrimonio per eccellenza, no? Per alcune scuole di pensiero tarologiche, ma è la casa, scusami, è il 3 di denari, la casa della, aspita, è la carta della collaborazione. Quindi affinché si possa costruire qualcosa è necessario un 3 di denari. Quindi qua abbiamo questo paggio di coppe, tu all'inizio sei un po' perplessa, non ne sai niente, non lo sai, 2 di spade, devi prendere una decisione. Abbiamo questo paggio di coppe, molto favoriti sono gli incontri nuovi qua. Abbiamo questa persona, questo paggio di coppe, è una persona che ti corteggia, ma è un corteggiamento concreto perché c'è un 3 di denari. È una persona che arriva per sanare il tuo corpo, la tua mente e lo spirito da una situazione un po' più ritirata, ti vedo a te qua così. E assolutamente arriva questa persona per darti costruzione, una persona stabile di cui ci si può fidare. Guarda, cavaliere di coppe anche qui assolutamente 100%, Vediamo con le mie carte, con i miei oracoli, lui, lei, cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove le potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Cosa ti dirà questa persona? Non sono stato onesto. Per alcuni di voi è una persona che non è stata onesta e adesso invece vuole costruire. Vediamo. Per alcuni di voi c'è questa persona che rientra, è un ritorno per alcuni di voi, Voi siete un po' perplesse perché questa è la carta delle carte del ritorno per alcuni di voi. E dice qui, quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme, davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Per alcuni di voi è una persona che si è allontanata da voi, ma ha cercato di controllare i propri sentimenti, ma era più grande di se stessa questa cosa. E quindi c'è la voglia adesso di costruire. Per altre, invece, questo è l'amore che tu dici che pensavi ti avesse dimenticato, invece rientra con una bella stazza di re per costruire. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, sarai in ogni cellula del corpo di questa persona e ciò significa ha una valenza importante perché essere in ogni cellula del corpo di questa persona porta bellezza, porta sanazione, quindi porterai una grande gioia di vivere a questa persona. Bellissimo. Adesso, ragazzi miei, abbiamo concluso qui, passiamo all'ottava casa. Allora, l'ottava casa è la casa della morte e della rinascita, è la casa dei tabù da superare, ci spinge a superare i nostri tabù, è la casa dell'occulto, dell'inconscio, della sessualità profonda. E vediamo come sta messa l'energia in questa casa. Allora, ottava casa per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia. Come sta messa l'energia qui quest'anno 2025? La principessa, aspita, la principessa nell'ottava casa. Guarda, io qua ti vedo l'ottava casa che è la casa della morte e della rinascita, no?
Qua c'è una principessa con un cavallo bianco bellissimo. E il cavallo bianco è segno anche dell'immortalità, della purezza. È come se quest'anno il tuo femminile, quindi anche se sei uomo, avrà una nuova vita, una nuova luce e quindi ci sarà una rinascita dove farai parlare la parte femminile che è in te. Cos'è la parte femminile? La parte femminile è la fede nell'invisibile, è il subconscio, è la morte intesa come ciò che non si vede. È come se ti vedo avere molto diletto con la parte invisibile della vita e farti dare istruzioni da quella parte stessa. E quindi nella casa della morte e nella rinascita potrei fare anche dei sogni che riguardano dei mondi fatati e questi sogni ti daranno la misura di una realtà che coesiste all'interno di una realtà normale che vivi durante la veglia, magari sogni bellissimi con cavalli bianchi che esprimono purezza, che è la purezza del tuo cuore, che è l'anima che ti accompagna. Mhm. Vediamo un po' da quale archetipo è accompagnata questa casa. Casa numero 8 per la bilancia. La pioniera, guarda, io ti vedo una pioniera in ciò che riguarda il mondo dell'oltre. Passione per fare e creare quello che non si è fatto prima. Avrai una tale fiducia nella sensazione dell'invisibile che sarai una pioniera in questo. Avrai molto potere dalla sfera invisibile, te lo dico. Molto potere dalla sfera invisibile. E ti dirò anche una cosa, rispetto all'ottava casa che delinea anche i tabù che abbiamo da superare, tu supererai e aiuterai gli altri a superare i loro stessi tabù. È incredibile, bellissimo, farai delle cose che nessun altro ha mai fatto prima, tu supererai te stessa avendo fede nell'invisibile quest'anno, o te stesso. Wow! Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito, cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. Ottava casa, bilancia. Nove di denari, sette di spade, cavaliere di bastoni, ci picchia, qua c'è una persona che ti chiede, qua c'è una persona, c'è sessualità, cavaliere di bastoni e cavaliere di coppe. Allora, mi parlano della sessualità in questo caso. Qua ci sono delle esperienze che allora, ci sono delle esperienze, qua arriva una persona dalla quale tu giochi un po', è un po' come la principessa, no? Una persona che ti vuole conquistare, verso la quale questa persona nutre per te una profonda attrazione. E diciamo che ti farai molto desiderare da questa persona che magari gioca con te a livello sessuale. Gioca nel senso messaggi, ti farai desiderare sette di spade, diventerai un po' un'icona per questa persona. Non so chi sia, io vi dico quello che leggo. Sì, ti farai desiderare, magari ti lascerai anche corteggiare, magari questo non l'hai mai fatto prima. C'è una persona, all'improvviso arriva questa possibilità, tu ci giochi un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Sì, mantenendo la tua autonomia, ok? Farai cose che riguardano questa casa, mantenendo la tua autonomia, ok? Che energia ha il cavaliere di bastoni nei tuoi confronti? Fammi vedere. 4 di coppe. È possibile che ti prendi la rivincita con qualcuno che ti ha rifiutato in passato. Un po' una rivincita ti prendi. Adesso a questa persona tu interessi, magari prima non gli interessavi. C'è un po' una rivincita in questo senso. Te la giochi in questo senso, Ti farà piacere essere corteggiata, avere degli apprezzamenti anche a livello fisico, questo vedo. Giocherai un po' così, questo vedo. Ok?
Va bene, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo alla nona casa. Allora, la nona casa è la casa dei viaggi lunghi, degli studi superiori, delle credenze, della fede, dell'oltre, dell'evoluzione spirituale, della filosofia e anche la casa della vocazione. Andiamo a vedere come sta per te l'energia in questa casa quest'anno. Nona casa per la bilancia. Nona casa per la bilancia. Come sta la tua energia quest'anno nella nona casa? Cambiamenti, cambiamenti, cambiamenti. Ci possono essere dei viaggi lunghi con questi cambiamenti. Ci sono dei cambiamenti, anche dei cambiamenti di approccio alla vita. Dei cambiamenti, essendo la casa delle credenze, della filosofia, dell'oltre. Qua abbiamo la farfalla che è proprio la trasformazione. Hai una trasformazione per quanto riguarda questa casa per te, nella nona casa. Una trasformazione delle tue credenze, crederai in cose diverse, ti farai supportare dalla tua vocazione. C'è un cambiamento che arriva in questa casa, vediamo di che natura è questo cambiamento, vediamo cosa ci dice l'archetipo. Cosa ci dice l'archetipo? Magari sceglierai delle mete lunghe diverse dal normale, che non avresti mai fatto prima. Vediamo che cosa ci dice, qual è questo cambiamento della nona casa. Ninja natural, amicizia con gli animali, comunicazione con lo spirito della naturalezza. Guarda, l'unica legge, la verità che tu seguirai in qualità di fede, di credenza, è lo spirito. Questo è il cambiamento che avviene. Non ti fai condizionare da nessun tipo di credenza esterna, da una morale comune, dal sistema desacralizzato in cui viviamo. Tu seguirai soltanto la fede nella tua profondità. Questo è il cambiamento che avviene in questa casa. Io vedo anche qua che avrai degli animali che ti parlano, Dice animali parlanti, sì, perché non è possibile. Cioè, ogni animale parla a modo suo, Quindi ci saranno anche degli animali che ti parlano, cioè io ti vedo fare dei discorsi con un animale in particolare o con uno degli animali, magari i tuoi domestici o anche che incontri per strada, ti vedo fare dei discorsi, proprio perché sei profondamente connessa allo spirito che ti incarna. Assolutamente sì, potresti fare dei viaggi lunghi che hanno a che fare con la natura, va bene? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito, vediamo cosa ci aggiungono sui viaggi lunghi, vediamo se ci dicono qualcos'altro. Nona casa per la bilancia. Nona casa per la bilancia. 2 di spade, 6 di spade, c'è un viaggio qua, assolutamente, ci sono dei viaggi lunghi, sì, 6 di spade e 3 di denari, o per lavoro, 3 di denari, magari hanno a che fare con delle cause che riguardano gli animali o non lo so, mi sta avvenendo questa cosa, però ci sono dei viaggi lunghi per lavoro, 3 di denari, 6 di spade e 3 di denari, o per delle collaborazioni. I viaggi lunghi ci sono, sì, un cambio arriva in tal senso, vedo qua che ci stai pensando, però poi ci sono, va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo alla 10ª casa. Allora, la 10ª casa è la casa del successo, anche della carriera. Però vediamo, soprattutto del successo, dove avrai successo in quest'ambito, in questa casa quest'anno. Allora, vediamo come sta l'energia. 10ª casa bilancia. Come sta l'energia in questa casa, nella casa del successo? 10ª casa bilancia. Come sta l'energia in questa casa? Anno 2025, bilancia. Principe. Credo che avrai successo qua in amore col principe. Avrai successo in amore col principe. L'avevamo visto anche sull'altra stesa della 7ª casa, Abbiamo visto la sanazione anche in amore. Vediamo da quale archetipo è accompagnata la carta del principe. 10ª casa, bilancia. Buffon.
Qua c'è una persona che si toglie le maschere davanti a te, avrai successo nel fatto che l'altra persona si denuda davanti a te, riconoscendo ipocrisia. Qua dice rivela le emozioni senza timore, aiuta la gente a redimersi da quello che è assurdo dell'ipocrisia. Nella 10ª casa, che è la casa del successo, anche degli obiettivi personali, carriera, però mi stanno parlando del principe. È come se davanti a te una persona si toglie ogni maschera e c'è successo amoroso. Vediamo un po' di cosa mi aggiungono i tarocchi. 10ª casa, dove avrà successo la bilancia in quest'anno? Decima casa, bilancia, casa del successo. 6 di coppe. 3 di coppe, te l'ho detto che è a livello amoroso. E gli amanti, te l'ho detto. Successo in amore pieno. Molte di voi, una persona che conoscete già con il 6 di coppe, si redime davanti a te, perché questa il 6 di coppe è una persona che conosci già. Puoi non aver avuto niente a livello intimo con questa persona, però già la conosci. Oppure una persona di altre vite. Il tuo successo quest'anno è nell'amore. 3 di coppe. Mi parla di felicità, gioia, voglia di condividere insieme i diamanti. Io lo sapevo che avevi successo nell'amore, col principe. Quindi il tuo successo ce l'avrai nell'amore quest'anno. Ti faccio di in bocca al lupo, ragazzi miei ragazzi, e adesso passiamo alla penultima casa, l'11ª. Allora, l'11ª casa è la casa delle amicizie per eccellenza, ma è anche la casa delle cause comuni. È laddove siamo chiamati a fare esperienza della condivisione con gli altri di interessi e di ideali. Vediamo come sta l'energia in questa casa per te. Anno 2025, casa numero 11 per la bilancia, casa delle amicizie, cause comuni, ideali, condivisi. Vediamo un po' come sta l'energia in questa casa per te. La comunità, qua ci sono delle bellissime amicizie che avrai, è proprio la casa della comunità, l'11ª casa. Avrai delle bellissime amicizie con le quali condividerai interessi comuni e ideali. E sappiamo che questo ci fa sentire unite, uniti, magari la nostra comunità è Taromantic, però anche la condivisione proprio fisica con delle persone dove vedo una grande sintonia, alleanza, amicizia. Sai, l'amicizia sono quelle cose che rimangono per sempre, una grande fiducia, una grande... e sarai circondata da persone che supportano la tua volontà animica. Bellissima energia con la comunità. Vediamo qual è l'archetipo che accompagna l'11ª casa per te. L'avvocata. Ci sarà un'amica in particolare che è un'avvocata o un avvocato. E qua io vedo una persona molto a te vicina, può darsi una nuova persona, una persona che fa l'avvocato. O comunque una persona che ti ispira a mettere in pratica la tua compassione, come dice qui. O tu sei un avvocato e rispetto alle tue cause, ai tuoi ideali, metterai in pratica la tua compassione come vuole l'11ª casa, che è proprio la casa dell'acquario, cioè la casa del nuovo umanesimo, no? E vedo persone vicine ai tuoi interessi, persone che ti condividono, persone che ti corrispondono, ma soprattutto una persona. Mi parla di un avvocato donna, o mi parla di una persona, una donna in particolare, che ti sarà vicina, che ti darà, anche qui ci sono 2 donne, no? E mi parlano di questo. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito all'11ª casa per te. 11ª casa per la bilancia. Cosa accade quest'anno per l'11ª casa, anno 2025? 8 di denari, sì. Re di spade. Il matto. Ci sono nuove amicizie nell'ambito lavorativo. Una nuova, può essere un avvocato, il re di spade, oppure questa è la tua stessa energia, che tu sia uomo o donna non importa. Qua vedo una nuova tappa e si aprono nuove amicizie in ambito lavorativo o ciò che, dove tu sei che ti appassionano, magari hai degli interessi personali che ti appassionano. Qua c'è una ragazza che fa tatuaggi, là conosci delle persone che ti apriranno una nuova via.
Sono nuove amicizie orientate ad avere fede in qualcosa e nell'essere condivisi l'uno con l'altra. È una bellissima energia in questo campo, eh? Assolutamente sì. E diciamo che farai anche un po' di tagli, secondo me, nelle amicizie. Fammi vedere il Re di Spade. 9 di bastoni, secondo me sceglierai delle nuove amicizie con cura, sulla base dei tuoi ideali. Sì. Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo all'ultima casa, la 12ª. Allora, la 12ª casa è la casa del karma e dell'occulto, è la casa di ciò che non sai, quello che non ti vedi arrivare, che non sai e che con i tarocchi possiamo vederne l'energia. È anche la casa delle prove di vita, delle vite passate, delle sfide karmiche, dell'evoluzione spirituale. Vediamo come sta messa l'energia in questa casa per te nell'anno 2025. Allora, bilancia, casa numero 12, 12ª casa, il karma, l'occulto, ciò che non sai, ciò che non ti vedi arrivare. Vediamo che cos'è. Prima di tutto come sta messa l'energia. 12ª casa. Fall significa autunno, scusami, autunno. In autunno di quest'anno, del 2025, c'è qualcosa. Mi hanno dato una autunno. L'autunno è anche laddove a livello non solo una dimensione temporale, ma anche a livello simbolico dove cadono le foglie, no? Dove si fa un po' di pulizia. Vediamo di che cosa stanno parlando. Cosa accade in autunno? Questa pulizia che viene fatta. Cosa succede in autunno? Qual è l'archetipo che domina la 12ª casa? L'amante. Arriva un amante in autunno. Arriva un amante in autunno. Arriva l'amante. Vediamo un po'. O in autunno o comunque, vediamo un po', magari non è quello di cui abbiamo parlato prima, c'è una persona che arriva in autunno, magari può essere un altro oltre a quella che abbiamo detto, oppure può darsi che arrivi in autunno. Vediamo, intorno da metà settembre in poi, vediamo un po'. 12ª casa, cos'è che non ti vedi arrivare? La sacerdotessa. Paggio di denari. Il sole, un invito ti arriva. C'è un invito che ti arriva, paggio di coppe, un invito da parte di qualcuno di natura amorosa, forse qua è un amico che diventa qualcosa in più. O una persona che non sentivi da tempo, la papessa, ti invita, paggio di denari, il sole mi parla di una bella condivisione di amicizia, però poi dietro c'è qualcos'altro, paggio di coppe. Questo è quello che non ti vedi arrivare e che le carte ti possono dire. Mi parlano di amante qui, c'è il paggio di coppe, 10 denari, sì. Può essere una persona con la quale condividi una bella amicizia, si dichiara, o può essere una persona che già conosci come amicizia, si dichiara qualcosa in più. Che energia ha il paggio di denari nei tuoi confronti? 5 di denari, può essere una persona qui che non sta bene senza di te. Una persona che non sta bene senza di te può essere assolutamente questo, che non se l'è passata bene, che ti racconterà delle sue cose. Se non mi fosse uscita la carta dell'amante ti avrei detto ci sono notizie che stavi aspettando in ambito economico che ti faranno felici o delle entrate in natura lavorativa, quindi io credo che se tu stai devolvendo la tua causa quest'anno qualcosa, come ti ho detto anche prima, no? Ti vedo spiritualmente munita, ecco, nel fare qualcosa che ha a che fare anche con la spiritualità in senso pratico. In autunno arrivano i guadagni che stavi aspettando, perché questa è anche la carta della causa, l'amore verso una causa, mi spiego? Questo è quello che non ti vedi arrivare, che i tarocchi ti possono dire. Perché il sole, 2 di coppe, no, e qua mi stanno parlando d'amore di nuovo. Cavaliere di bastoni.
Oltre a quello che ti ho detto, perché siamo a migliaia, mi stanno parlando d'amore, ma mi può parlare anche di un'associazione, oppure di una, come dire, unirti insieme a qualcuno per fare a livello lavorativo quello che vuoi fare. Però più che altro mi stanno parlando, oltre a questo, d'amore. In autunno arriva l'amore celato da amicizia, o comunque con la quale ci sarà una grande fiducia. Questo è quello che non ti vedi arrivare. Oppure già arriva prima, come abbiamo visto nella settima casa, ma non abbiamo chiesto i limiti temporali lì, qui me lo stanno dicendo, essendo la casa di quello che non sai, che non ti vedi arrivare. Mi dicono che in autunno è tempo maturo che arrivi questo. Quindi può essere un'altra persona che dietro un'amicizia c'è qualcos'altro. Perché? Perché senza di te non ci può stare, 5 di denari. Ok? Quindi, ragazze mie ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio insieme. Avrei fatto un'ora video per ogni casa, lo sapete? E a livello sommario qui, no? Prendete soprattutto per quanto riguarda l'adempimento spirituale in quella casa, va bene? Detto questo, invito sempre a studiare, a fare della vostra vita un empirismo radicale sulla spiritualità affinché possiate auspicare a quella prosperità che la vostra anima desidera. Detto questo, concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!